Vogliamo cercare di trovare l'equazione di questa parabola, però non è un'equazione, diciamo, che esprime una parabola in forma di questo tipo, ma in forma di quest'altro tipo. Infatti già ce ne possiamo accorgere dal risultato. Come andiamo a sfruttare quindi il tutto? Cerchiamo di sfruttare dapprima il passaggio per il punto assegnato, che è di coordinate 0, 6. Quindi vuol dire che al posto della x ci devo mettere 0 e al posto della y ci devo mettere 6. Quindi qui io avrò 6 al quadrato a più 6b più c. Cerchiamo adesso di andare a sfruttare il passaggio per il punto del vertice. Quindi il vertice che informazioni mi dà? Beh, siccome dobbiamo andare adesso a scambiare la x con la y, perché appunto la parabola è di quell'altro tipo, adesso devo cercare di sfruttare anche l'altra informazione che mi dice guarda che 3 deve essere uguale a meno b fratto 2a. Di conseguenza vuol dire che b è uguale a meno 6a. Questa informazione adesso è molto importante perché la vado a sfruttare immediatamente dentro questa qui e ottengo che 0 è uguale a 6 al quadrato a, ma se adesso b è uguale a meno 6a, allora qui diventa meno 6 al quadrato a più c. Ma adesso, magia, questo 6 al quadrato a va via con questo 6 al quadrato a. O se si preferisce appunto 36, ma alla fine si distruggono a vicenda e la cosa importante è che 0 è uguale a c. Difatti, se noi andiamo a guardare la nostra equazione e risultato, una c non c'è lì in mezzo e questo appunto ci suggerisce che stiamo andando per la giusta strada. Allora, questa informazione quindi mi dice che meno delta fratto 4a deve essere uguale a meno 2. Quindi questo mi dice che delta deve essere uguale a 8a. Quindi b quadro meno 4ac deve essere uguale a 8a. Se adesso vado a sfruttare questa b, che cosa ottengo? Ottengo che 36a al quadrato, tenendo conto che c praticamente non esiste, quindi mi va ad annullare tutto questo, deve essere tutto uguale a 8a. Arrivati qui posso semplificare, quindi divido ad esempio tutto per 4a. Quindi qua esce 9a uguale a 2. Ripeto, qui divido per 4a. Divido ancora per 9 e ottengo che a deve essere uguale a 2 noni. Ed ecco quindi che ho finalmente dimostrato quanto vale la mia a. Infatti ha 2 noni. Rimane questo 4 terzi col segno meno. Come faccio? Beh, torno indietro, siccome a me interessa la b, ritorno qui e sostituendo a, quindi meno 6 per 2 noni, ottengo, dividendo tutto per 3, che qui ci va un 3, qui ci va un 2 e di conseguenza mi rimane meno 4 terzi. 4 terzi col segno meno è appunto il valore della mia b e quindi l'esercizio è così concluso. Siccome il nostro scopo comunque è quello di esercitarci, vediamo adesso se da un'equazione di questo tipo riusciamo a concludere che il vertice deve essere appunto meno 2,3. Quindi appunto prendo di nuovo la mia equazione, che questa volta la considero come un punto di partenza, non come un punto di arrivo. E dico, ma da questa equazione riesco a ricavarmi il vertice? Beh, il vertice abbiamo visto che ha la formula di meno delta fratto 4a e poi la y è sempre meno b fratto 2a. Questo perché, ripeto, la parabola è di questo tipo. Allora, partiamo dalla x, quindi devo fare meno linea di frazione b quadro meno 4ac fratto 4a. Ma c in questo caso non c'è, quindi
questa parte viene subito meno, perché c vale 0. Una qualunque cosa moltiplicata per 0 fa 0. Quindi, arrivati a questo punto, che cosa faccio? Mi rimane soltanto meno b quadro fratto 4a. Cerchiamo di capire adesso a quanto ammonta b quadro. B quadro, stiamo parlando quindi di questo coefficiente. Quindi vuol dire che a numeratore adesso abbiamo praticamente 16, 4 per 4, fratto 3 per 3, che è 9. Non considero il segno meno perché tanto col quadrato se ne va. È ovvio che se il segno meno sta all'esterno, come in questo caso, lo lascio, mentre quello che stava dentro il quadrato ovviamente non c'è più. Devo andare a dividere tutto per 4 volte il valore di a, quindi metto 4 volte per il valore di a che è 2 noni. Allora, come possiamo vedere, immediatamente, siccome sopra c'è diviso 9 e sotto c'è diviso 9, queste due quantità si compensano. Quindi vado a cancellare il 9 con il 9. Poi sopra c'ho 16 e sotto ho praticamente 8. Quindi 16 diviso 8 fa 2 e quindi mi viene un meno 2. Che è proprio quello che volevo dimostrare. Infatti, se noi torniamo indietro, la v è proprio meno 2. Andiamo adesso a trovare la y del mio vertice, che è semplicemente meno b fratto 2a. Quindi vuol dire che devo prendere il mio meno b, cioè 4 terzi, e devo andare a dividerlo tutto per 2 volte il valore di a, che è 2 noni. Come posso notare, sopra ho 4 e sotto praticamente sto dividendo per 4. Quindi quello che mi è rimasto è un terzo fratto un nono. Ma frazione di frazione vuol dire che andiamo a ribaltare. Quindi abbiamo un terzo per 9. Semplifico il 9 col 3 e mi rimane 3. Quindi anche in questo caso abbiamo trovato il valore corretto della y del mio vertice. Chiaramente è un esercizio inverso, cioè ripeto, tramite l'equazione possiamo trovare il vertice, ma tramite il vertice non possiamo trovare l'equazione. Infatti l'esercizio prima ci aggiunge l'informazione di un punto. Quindi punto più vertice uguale equazione. Dall'equazione posso trovarmi sicuramente il vertice, poi posso andare ad individuare altri punti sicuramente per cui passa e quindi magari andare anche ad individuare quel punto. Però è ovvio che se a priori mi viene dato solo il vertice, non posso assolutamente determinare l'equazione della mia parabola. Quindi esercizio e esercizio tra virgolette inverso, perché diciamo semplicemente data un'equazione di una parabola mi sto chiedendo chi è il suo vertice e abbiamo dato la risposta.